La parola responsabilità, dapprima usata nell'ambito della politica e del diritto pubblico, oggi ha molte sfumature che dipendono dai contesti in cui viene usata, ma fondamentalmente porta con sé l'idea che le azioni umane generano conseguenze di cui il soggetto agente può essere imputato, cioè ritenuto responsabile e per le quali dovrà rispondere. Al di là dell'etimologia e della storia di questo vocabolo, quando parliamo di relazioni umane, va da sé che la responsabilità sia una dimensione imprescindibile e se mi segui da un po' mi avrai sentito ripetere fino alla nausea che dovremmo preoccuparci degli effetti dei nostri comportamenti sugli altri. In particolare, essere responsabili sul piano affettivo è una tematica che mi sta molto a cuore, dal momento che come life coach incontro spessissimo persone che vivono noie relazionali nella coppia e il più delle volte intravedo una certa irresponsabilità. Non mi riferisco solo alla dimensione della fedeltà, al non tradire il partner, ma a tutta una serie di sfumature che hanno molto a che fare con la responsabilità, senza le quali è davvero difficile camminare insieme e delle quali provo a darti qualche spunto oggi. Il perno più importante su cui ruota la responsabilità affettiva è la consapevolezza dei sentimenti e delle emozioni che viviamo in risposta ai comportamenti e alle azioni del nostro partner verso di noi. Sapere esattamente come ci sentiamo, però, non è sufficiente, poiché dobbiamo essere in grado di comunicare le nostre sensazioni al partner in maniera assertiva. Significa non giudicarlo quando fa qualcosa che ci disturba, ma fargli sapere che il suo comportamento o le sue scelte che ha fatto e che ci riguardano ci fanno sentire in un modo preciso. Significa anche saper essere riconoscenti, ovvero non solo comunicargli come stiamo quando i suoi comportamenti non sono in linea con le nostre aspettative, ma anche quando ci rende felice, senza mai dare per scontato ciò che di buono fa. Molto spesso mi trovo spiazzato davanti a un cliente o a una cliente che mi elenca tutta una serie di aspettative e bisogni frustrati e quando gli chiedo hai comunicato al partner quello che stai provando? Spesso la risposta che sento è ho paura che si arrabbi e poi certe cose dovrebbe capirle da solo. Il problema di fondo è che il partner, soprattutto se la relazione è agli inizi e non ci conosce ancora abbastanza bene, difficilmente è in grado di mentalizzare i nostri stati d'animo. Quindi, a meno che non glielo comunichiamo chiaramente, è molto probabile che non si immagini nemmeno il problema, soprattutto se il partner è maschio. È una questione di territori, di limiti, di paletti, chiamali come preferisci. Se qualcosa non ci garba, è sacrosanto non solo il diritto di dirlo, ma anche il dovere. Come può l'altro capire se non siamo chiari? Come può la coppia calibrarsi sui reciproci bisogni se non vengono comunicati e se vengono dati per scontati? La cosa è differente per le coppie che sono in viaggio da molti anni, poiché ormai si conoscono reciprocamente come dei libri letti più volte e può starci in questo scenario aspettarsi che l'altro capisca da solo certe cose senza doverle esprimere, anche se continuo a essere convinto che comunicare apertamente sia sempre la scelta migliore. Osservato da un punto di vista più alto, se ci pensi, questo tipo di comunicazione chiara, seppur scomoda, posso capirlo, è un prendersi cura del partner. Significa aiutarlo a capirci meglio, ma è anche un atto d'amore e di rispetto verso noi stessi. D'altra parte, in una coppia sana non ha alcun senso che il partner si arrabbi nel momento in cui gli comunichiamo come certi suoi comportamenti ci fanno sentire, oppure che svaluti i nostri sentimenti per continuare imperterrito a fare i comodi suoi. In questi casi, sempre che noi abbiamo usato una comunicazione non violenta nei suoi confronti, se si altera o si mette di traverso, ci sta comunicando chiaramente come vede il rapporto e probabilmente non gli interessa più di tanto come ci sentiamo. Forse è proprio qui la paura di fondo che ci impedisce di esprimerci chiaramente, ovvero quella di scoprire che al nostro partner interessa poco dei nostri sentimenti. Ma in questo caso la domanda che dovremmo farci è: mi sta bene continuare questo cammino con una persona a cui ho paura di esprimere i miei stati d'animo? Se la risposta è sì, buon viaggio. Se è no, forse è meglio che sposti il culo. Scusa la franchezza.
Immagino che non tutti conoscano i principi della comunicazione non violenta teorizzati da Marshall Rosenberg ed espressi nel suo libro Le parole sono finestre oppure muri. Ti consiglio di leggerlo perché è utilissimo per ogni relazione, non solo per la coppia, ma anche con i figli. Quando dico che dovremmo comunicare i nostri stati d'animo al partner che ha fatto qualcosa che non ci garba, come ho detto, c'è modo e modo. Il modo più funzionale, secondo Rosenberg, è quello dell'io messaggio. Il corretto utilizzo del pronome io fa in modo che esprimiamo la piena responsabilità di ciò che proviamo, evitando di instillare sensi di colpa nel partner. Dire io provo rabbia convoca solamente me stesso. Dire invece mi fai arrabbiare rimanda la responsabilità della mia rabbia sul mio interlocutore. È una frase tesa a instillare il senso di colpa, dal quale l'altro cercherà di difendersi e la comunicazione diventerà sicuramente più difficile. Forse è più facile parlare di cosa non è la responsabilità affettiva, poiché incontriamo sfumature a cui probabilmente siamo più abituati. Non è cambiare discorso quando il partner sta cercando di comunicarci un suo stato d'animo, magari scomodo per noi. Non è zittirlo, né minimizzare il suo sentire, né fare del sarcasmo. Non è perdere il controllo, andare oltre i limiti o venir meno alla parola data. Non è nemmeno illudere il partner dopo averne capito i punti sensibili, con promesse fine a se stesse, utili solo a chiudere alla svelta la questione. Non è, come ho detto, pretendere che il partner indovini i nostri stati d'animo, i nostri bisogni, le nostre aspettative e ovviamente non è arrabbiarsi se non li capisce. Non è mentire, nascondere, omettere o far finta di non provare certe cose per il quieto vivere. Non è usare la frase paravento io voglio una relazione semplice, dal momento che nessuna relazione è sempre semplice e forse se fosse così sarebbe una noia terribile. Non è agire per avere ragione, per mettersi una medaglia sul petto, ma è un agire per stare bene insieme. Non è lasciare che il partner si occupi sempre delle incombenze scomode, né dare per scontato che lo faccia. Purtroppo, e concludo, basta che uno solo dei due partner si dimostri non responsabile affettivamente per vedere una coppia languire e diventare una landa desolata, da cui è meglio uscire. Ci vediamo sabato prossimo. Buon cammino.